Ciao e benvenuto in Odeon. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Matteo, sono un produttore e sound designer e sono qui di domenica con il primo video del canale. Allora, l'idea era quella di creare un canale YouTube per rilasciare la mia musica, insomma, collegato al progetto principale che è Odeon, ma in realtà poi ho pensato perché non creare una community di sound design, di mix, mastering e produzione e non portarla su YouTube con dei contenuti interessanti. Assolutamente ci saranno miliardi e miliardi di video su YouTube che trattano questo argomento, ma io vorrei portare qualcosa di diverso. Dato che comunque tratto generi molto underground come la techno, minimal, tech house, chi più ne ha più ne metta, volevo portare dei video inerenti a questo. Per l'appunto nel 2016 mi hanno accolto in questa grande famiglia chiamata Engineering Samples, adesso ne faccio parte da tantissimo tempo, e abbiamo veramente fatto tantissimi sample packs, presets che stanno veramente ovunque e sono insomma molto underground. Quindi per questo video ho voluto utilizzare un template che sto realizzando per Engineering Samples. Lascerò il preset in descrizione insieme al file MIDI, quindi potete avere libero accesso e scaricarlo e farci quello che volete. Allora, oggi volevo portarvi come realizzare un lead melodic techno da zero, completamente da zero, nello stile di Afterlife. Afterlife è una label che ho sempre amato, soprattutto da quando ho scoperto i Telofaz. Sono sempre stato affascinato dai Mind Against, Hater, Recondite, Floating Points, insomma tutti gli artisti che ci rilasciano sopra. Prima di partire con il video vi ricordo di accendere la campanella e lasciare un like così da rimanere sempre aggiornati su nuovi video che usciranno ogni domenica. Andiamo sulla do. Allora, Serum fondamentalmente ha due oscillatori wavetable, un sub, un noise, tanti LFO, che sono gli oscillatori a bassa frequenza, quindi la parte di modulazione si trova sottostante agli oscillatori, quindi ci sono i generatori, che è la parte di sopra, c'è il filtro, qui entrano tutti, e le modulazioni sotto, e poi la tastiera e vabbè le funzioni di mono, legato e portamento. Nella seconda sezione possiamo trovare tutti gli FX e nel matrix praticamente noi possiamo andare a settare le sorgenti, le destinazioni e la quantità di modulazione, quindi da chi parte il segnale, quanto viene modulato e chi deve essere modulato e i vari tipi di modulazione, e questo ci servirà, tenetelo bene a mente perché ci servirà insomma per andare a modulare le sorgenti, addirittura le modulazioni stesse. Su Global ci sono le altre impostazioni, tra cui questi modulatori random che si chiamano Chaos LFO, anche questi sono molto interessanti. Abbiamo il nostro lead completamente basico, proprio basilare. La prima cosa da fare secondo me è attivare la funzione mono, che è la cosa migliore da fare secondo me quando si realizzano queste tipologie di lead, il legato e il portamento. Ovviamente andiamo a giocarci un po' l'ottava del generatore, quindi dell'oscillatore A. A me piace quando fa questo effetto tipo grattoso sotto. Sì, ci sta. Il noise, altro generatore. Prima di andare a toccare l'oscillatore B, mi piace Harp, per esempio Harp White, Juno 60, Juno 106, Microkorg, SH anche, che è l'SH101 della Roland, credo. Andiamoci a creare per prima cosa l'inviluppo, quindi l'andamento che deve seguire l'amplificatore. Diamogli un po' di decay, meno sustain, così suona un po' più pizzicato tra virgolette, magari andiamo a sperimentare con l'attacco. Oh, merda. Molto bene. Così. Mettiamo il filtro, c'è il gatto che sta parlando nel frattempo. Nel contesto già rende l'idea. Molto fluido. Abbiamo applicato questo filtro sopra. Non mi piace molto come suona il noise perché ha preso l'andamento dell'oscillatore, perché l'amplificatore è unico, quindi ci andiamo a creare un secondo inviluppo e lo andiamo ad applicare al noise. Così. Ovviamente bisogna attivare la N nel filtro perché altrimenti esce fuori. Magari gli diamo un po' di release. 0,1 millisecondi d'attacco, altrimenti clicca. Andiamo ad alzare un po' l'ottava dell'oscillatore. Ok. Non
Non mi dispiace per niente in realtà. Ora andiamo nella sezione effetti prima di fare altre cose, perché è interessante distorcere un po' il suono. Secondo me... Vabbè, cioè, come al solito, sempre esagerato. Diciamo un 12%. Tanto adesso siamo in fase sound design, sperimentate sempre. Quindi vado a distorcere il suono, vado ad applicare un delay, magari perché mi piace il delay di Serum. Bellissimo. Ok, il delay mi piace così, fa molto mind against. Poi, che cosa possiamo fare? Possiamo andare a mettere il riverbero, come stavamo dicendo prima. Mi piace molto. Andiamo ad abbassare l'inviluppo del noise. Mi fa impazzire. Ok, andiamo ad applicare un ulteriore inviluppo al filtro, perché lo voglio separato. Così. Secondo me ci siamo quasi. È importante mantenere, cioè, una mentalità molto semplice, cioè la semplicità è la chiave, anche in ambito sound design, ma come nell'ambito della produzione delle tracce o del mix, perché less is more. Però certe volte non è detto, cioè dipende cosa si intende con questo less is more. Per esempio, ora lo sento un lead, cioè lo sento proprio lead, però potremmo fare anche altre cose, quindi qui entra in gioco la sezione degli LFO, che sono gli oscillatori a bassa frequenza. Andiamo a modulare per esempio il fine tune e l'andamento sarà questo. Quindi farà questa rampa e poi scende. Ma a noi ci fa cagare, quindi andiamo ad applicargli una sine. È una sinusoide semplice. Ci mettiamo off di modalità, così non ricomincia ogni volta che comincia una nota. Ma prosegue. Poi nel Matrix possiamo andare a gestire insomma la quantità. Volendo si potrebbe utilizzare invece dell'LFO il caos, che è questo, che non so se sta. Esatto. È molto interessante. Possiamo fare la stessa cosa per esempio sui riverberi. Possiamo andare ad applicare un inviluppo qui. Che praticamente agisce sull'apertura e la chiusura del riverbero. Molto bello come effetto, lo possiamo applicare anche al delay, per esempio. Mi piace molto anche Hyperdimension, magari lo metto prima della distorsione. Questa parte dell'FX è praticamente un delay. Invece quest'altra è un effetto proprio hyper speciale, penso sia una specie di phaser. O un chorus. Però è bello perché crea tipo ambiente. Volendo possiamo applicarci un EQ dopo e levare un po' di low end che magari ci dà fastidio. Possiamo andare ad utilizzare questa parte che ha velocity e note per andare a modulare qualche parametro. Per esempio, in base alla velocity il filtro si aprirà di più. Magari noi mettiamo che si chiude. Possiamo per esempio andare a modulare il pan con questo LFO che non abbiamo utilizzato prima. Un'ultima cosa che possiamo andare a fare è utilizzare il secondo oscillatore, quindi con questa forma d'onda, per esempio Basic Shapes, possiamo andare a modulare l'oscillatore A. Per esempio Ether, che è un artista di Afterlife, lo utilizza spesso nei suoi lead, così.
Questo è l'effetto che lui utilizza nei suoi lead, è una modulazione con una semplice sinusoide sul primo oscillatore. Ovviamente è molto più elaborato, utilizzerà altre tipologie di synth, però questo può essere uno spunto, diciamo, importante durante la realizzazione, insomma, di questa tipologia di lead, che possono essere lead così lunghi o pluck o una qualsiasi altra tipologia di suono. Possiamo ovviamente andarcelo a gestire con un inviluppo, quindi andare a modificare la quantità. Quindi andiamo ad aprirlo un po' di più e andiamo a invertirlo. Quindi ogni volta che suona l'inviluppo si chiude, tra virgolette, la quantità di modulazione. Così. Bene, il video è finito, grazie per averlo visto, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video, scrivetemi nei commenti se c'è qualcosa da migliorare, se non vi piace insomma l'inquadratura, o magari si vede troppo piccolo, insomma gli spunti sono tanti e soprattutto che cosa volete vedere sul canale, quindi sono aperto a qualsiasi cosa. Lasciate un mi piace, condividete il video e accendete la campanella per rimanere sempre aggiornati sul da farsi. Vi lascio qui il mio Instagram, così potete magari mandarmi qualcosa per farmi sentire, perché vorrei fare anche delle cose del genere, delle demo session, così da analizzare i brani e magari, non so, magari trovare spunti creativi per renderli più fighi o magari sono perfetti così come sono. Alla prossima ragazzi, ciao!